Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, benvenuti su Ferrovie in Miniatura. Oggi andiamo avanti col secondo episodio, quindi siamo a metà del lavoro perché poi ci sarà il terzo e il quarto, come detto precedentemente nello scorso video. Se non avete visto ancora lo scorso video, il link qua sotto, andatelo a vedere e vi mettete in regola. In questo video andremo a vedere le migliori marche da utilizzare nel modellismo ferroviario. Dico le migliori per esperienza personale, sono stato rivenditore di tutte queste marche che adesso vi andrò a raccontare e oltretutto sono anche esperto nel settore perché tutte queste marche che andrò a citarvi le ho usate tutte, quindi ho avuto la possibilità di costruirmi tutti questi modellini in varie scale di queste marche e quindi qualcosa di buono potrò sicuramente trasmettervi. Spero ovviamente di non dimenticarmi qualche marca. Se conoscete qualche altra marca che magari non andrò a citare in questo video, mettetemelo qua sotto nei commenti e magari andremo a recuperarla. Vi ricordo che quello che vediamo in questo video sono marche assolutamente commerciali e vi ricordo che se volete autocostruirvi i modelli, quindi farli semplicemente di mano vostra, potete utilizzare migliaia e migliaia di materiale, ma di questo ne parleremo in un video a sé. Detto questo, non ci rimane che cominciare, ma prima di farlo vi ricordo sempre di iscrivervi a questo canale attivando la campanellina in modo da non perdervi i prossimi video. Lasciate un like, condividetelo sui vostri social o sui vostri siti inerenti e buona visione. Ben ritrovati raga, allora come dicevo poco fa, adesso andiamo a vedere un po' di marche. Mi sono già preparata la scaletta, le ho messe in ordine alfabetico, così andiamo tranquilli. Io vi ripeto raga, non voglio che magari qualcuno ci rimanga male perché io so che nel mondo del modellismo siete molto affezionati alle vostre marche. Adesso andiamo a vedere tra le marche più commerciali, più conosciute e soprattutto una cosa fondamentale, più reperibili, cioè quelle che hanno veramente tanto materiale in casa e non vi fanno impazzire nell'attesa di qualcosa, tra virgolette, perché qualcosa ogni tanto insomma viene a mancare, però sono quelle dove vi danno veramente tanto assortimento e le trovate ovviamente ovunque, quindi addirittura anche su Amazon. Vi ricordo che qua sotto c'è il link per andare a comprare su Amazon col mio codice in modo che mi supportate, quindi quello che comprate su Amazon a me arriva una piccola quota che posso riutilizzare per reinvestire in questo canale. Come detto, andremo a vedere marche di modellismo ferroviario per la costruzione del plastico, quindi in questo video non parleremo di rotabili, quindi né di treni e né tantomeno di binari, di quello ne parleremo nel prossimo, ok? Allora partiamo subito, vi ho messo in ordine alfabetico come vi dicevo e vi presento Awagen. Awagen è una marca che io vendevo e come ho detto prima tutte le marche che andremo a vedere le ho vendute tutte, quindi ho avuto la possibilità e il modo di incontrare i rispettivi proprietari di queste aziende in Germania e vi posso garantire che sono prodotti di altissima qualità. Awagen veramente mi ha sempre stupito, ne ho sempre parlato bene e continuerò a farlo per la sua particolarità appunto per quanto riguarda la produzione di articoli di minuteria veramente del tipo per l'autocostruzione tra virgolette. Perché? Perché la Awagen, oltre a vendere i suoi kit di montaggio, quindi case, edifici, stazioni e bla bla bla, è molto specializzata proprio nei piccoli pezzettini, quali che possono essere bidoni dell'immondizia, tapparelle, antenne, camini, cancelli, recinzioni, pluviali, tetti, muraglioni mattonati e tanta altra roba. Quindi la Awagen ha veramente tantissima roba, oltre che ponti, viadotti, strade e anche addirittura vegetazione, quindi ha un bel po' di materiali di vegetazione, tra cui alberi di vario genere e tantissimi assortimenti anche per quanto riguarda la massicciata. È una delle marche secondo me per quanto riguarda i kit di costruzione molto all'avanguardia, fa un sacco di roba, ovviamente l'italiano zero, però vi ricordo che ci sono molti kit molto simili all'italiano, tipo per esempio questa stazione che vedete qua a sinistra, che potete comunque personalizzare, verniciarla a vostro modo e modificarla comunque in fase di costruzione. Cercherò in questo video di mettervi i link di ogni singola azienda sotto nella descrizione in modo che potete andarvi a guardare i cataloghi. Qualche volta faremo anche dei video con la consultazione diretta dei cataloghi rispettivi delle aziende e ci divertiremo un botto, magari lo facciamo in live e ci divertiamo. Allora, la Awagen come potete vedere fa anche dei piccoli automezzi da lavoro che però sono poco italiani, quindi però comunque possono abbellire il vostro plastico tranquillamente. Una cosa che ci tenevo a farvi vedere la Awagen era proprio quella parte di articoli di costruzione molto comodi, che sono proprio questi, anche per la costruzione di edifici commerciali. Vediamo se riesco a trovarlo subito perché me lo sono messo in scaletta.
Qua ci sono un botto di edifici, raga, guardate che sono veramente tantissimi. E una cosa importante che volevo farvi vedere era proprio quella, secondo me in assoluto, vediamo se è qui. Allora, vediamo un po'. Qua fanno anche H0 TT, è una scala, praticamente sono dei kit che possono essere appunto utilizzati, specialmente la TT H0 e non TT solamente, per magari plastici un po' più contenuti, magari che hanno veramente spazi molto rosicati, quindi con questi riuscite lo stesso a mettere tanti edifici, perché sapete una chiesa in scala H0 è veramente mastodontica, magari prendete un H0 TT e andate a ridurre gli spazi e comunque rientra un pochino nella scala H0. È molto comoda questa cosa, raga. Come vi dicevo, la Wagen fa tantissima roba di vegetazione, guardatele, ci sono gli alberi, ci sono la neve, ci sono i campi da coltivazione, insomma c'è tantissima roba. E oltretutto fa anche materiali di consumo, tra cui colla, eccetera eccetera, anche materiali di attrezzature, tra cui pinzette, tire, cutter, forbici, eccetera eccetera. Ma la cosa che volevo farvi vedere non è ancora uscita fuori, devo trovarla assolutamente, perché devo farvi vedere questa cosa che vi dicevo. Ecco, l'ho trovato. Comunque sono questi edifici che vedete, dove vengono vendute anche le singole pareti degli edifici in stile mattonato o comunque le colonne portanti, e poi soprattutto la Wagen è specializzata proprio nella rivendita di porte, finestre di vario genere, quindi anche se dovete autocostruirvi dei modelli potete sfruttare proprio della Wagen, che fa veramente tantissima roba, raga. Guardate, anche interni per aziende e anche per uso civile, fa veramente il mondo. Quindi magari poi faremo un video dedicato per singola azienda, andremo a spulciare proprio nel dettaglio tutto ciò che vende la rispettiva azienda. Non lo faccio in questo video anche perché ne ho da farvene vedere tantissime, e quindi potrebbe venire fuori un video da 2 anni e mezzo, non credo sia divertente. Quindi adesso andiamo a guardare appunto le aziende, quindi le più importanti. Ora vi ho presentato Wagen, ma passiamo a quella successiva, che è Bosch. Bosch, io sono stato sempre innamorato della Bosch perché è una marca che ha sempre appassionato i miei occhi quando mi portavano i cataloghi. Me lo ricordo ancora l'odore di quei cataloghi quando li sfogliavo, perché la Bosch, oltre a essere ovviamente specializzata nella produzione di appunto materiali di vegetazione, quindi Bosch, roba per creare ambienti di insomma alberi, boschi, eccetera eccetera, fa anche degli automodellini in scala H0 e anche qualcosa in N, se non sbaglio, ma molto specializzata, sì, scala 1.87 al 100%, fa veramente delle cose molto carine, guardate. Ovviamente tanta roba tedesca, ma ho cominciato a vedere che fanno anche dei veicoli che comunque troviamo anche in Italia, a parte quelli magari commerciali o quelli aziendali tipo polizia, eccetera eccetera. Vedete, qua ci sono anche i prezzi, addirittura li trovate qua sotto, macchine d'epoca, c'è veramente tanta roba, e i prezzi ovviamente sono abbastanza altini, ma stiamo parlando veramente di prodotti di altissimo dettaglio per quanto riguarda la scala H0 e molto molto curati, quindi veramente merita tantissimo. Oltretutto la Bosch è specializzata anche in edifici, quindi è un po' come la Wagen, anche qui fanno kit di montaggio di vari edifici particolari. Guardate questi qui che sono veramente fantastici, l'azienda della Smart, dove ci sono tutte le macchine all'interno, ovviamente vengono tutte a parte da autocostruire, benzinai della Esso, gli UFO che hanno spopolato un certo periodo, le torri, la torre di controllo, poi ci sono un sacco di edifici ovviamente in stile tedesco, ma anche qui, come vi ho detto per la Wagen, ci sono un sacco di edifici che possono essere riadattati nel nostro mondo ferroviario, quindi italiano, quindi ok, la nostra ambientazione. La Bosch è specializzata anche in piccole ambientazioni particolari con scenari molto molto dettagliati e molto particolari, tra cui per esempio campi da calcio, feste alla tedesca con birra eccetera, roulotte, piccoli come si chiamano, negozietti, quelli da mercato, mercatini, gazebbini, insomma molto molto bella. È una marca che io ho sempre amato, mi è sempre piaciuta. Guardate, fruttivendoli, mercati, fanno veramente tanta roba, il cimitero, insomma strade, fa veramente l'impossibile. Andatela a guardare e fatevi anche voi un'idea. Vi ricordo che tutte queste aziende che vi sto citando sono quelle che io vi sto proponendo e vi consiglio assolutamente di acquistare se dovete fare dei lavori, perché sono assolutamente le migliori, ve lo garantisco al 100%. Qui troverete sempre il massimo della qualità. Non sto sponsorizzando nulla, perché a me veramente, raga, credetemi, nel mondo della vendita e del commercio non ho nessun accordo, non mi viene in tasca niente e con questa azienda non ho nulla a che fare.
per questioni proprio di passione vi posso solo che consigliare di dare un'occhiata a queste aziende, perché specialmente per chi di voi sta appena cominciando in questo settore sicuramente vi sarà d'aiuto. Ovviamente raga, vi ricordo sempre i prezzi, come ho detto nello scorso video. Ci sono alcune cosine che possono costare tanto e alcune cosine magari un po' più meno dettagliate che costano poco. Le marche che vi cito hanno più o meno, diciamo, una differenza di prezzi tra loro abbastanza oscillante, con una percentuale che diciamo che sballotta dal 10 al 40% di differenza tra loro. Quindi tutte le marche sono altissime come livello, ma non esistono marche di basso livello in Germania, perché è tutta roba prettamente tedesca e qualcosa via americano ve l'ho messo sul finale. E quindi sono marche che hanno il top, però hanno sempre una piccola parte dedicata a qualcuno che magari vuole spendere un po' meno, e che lo vedremo tra poco nel mondo magari di Pico. Sì, perché la Pico, oltre che fare materiale rotabile, fa anche degli edifici abbastanza economici. Detto questo, passiamo alla prossima aziendina, che questa è una di quelle aziendine che pochi conoscono in Italia, ma io rivendevo, l'Evergreen. L'Evergreen che cosa fa? Non fa kit di montaggio veri e propri, ma fa praticamente degli accessori in plastica, una plastica molto particolare, per autocostruire. Plastica di ogni genere, e trovate varie tipologie, quindi potete costruire ponti, addirittura potete, se siete bravi ovviamente, costruirvi mezzi militari, mezzi civili e addirittura treni, ok? Questo ovviamente va in base alle vostre capacità e le vostre attrezzature, richiede molta attrezzatura, ma questo è per chi ama autocostruire. Questo è decisamente il top. Infatti io rivendevo solo la parte dedicata all'autocostruzione per edifici ferroviari, o comunque per edifici per il plastico, ma veniva qualcuno a comprarseli anche per fare altri tipi di lavoro. Infatti avevo proprio questi espositori, chi si ricorda, chi veniva nel mio negozio di Magenta, avevo proprio questi espositori che all'interno c'erano questi sacchetti con le bustine di varie misure di piccoli kit contenenti rettangoli o comunque tubi o comunque come posso dire, laminati, insomma qualcosa che riporti sempre a un oggetto che rappresenta una forma. Quindi con questi kit si era in grado di poter fare tubazioni, grondaie, tetti, marciapiedi, si poteva fare tutto. Qua ci sono tutte le misure, le trovate nel sito della Evergreen che vi ho messo qua sotto, e vedete i sezionamenti. Guardate, è importantissimo sta cosa, prendete nota, perché chi ama autocostruire ponti, chi ama autocostruire anche edifici, questo è il top, perché è un materiale molto lavorabile, facilmente lavorabile, esiste una colla che attacca immediatamente, non vi fa perdere tempo, e quindi è veramente bello. Vedete, guardate, ci sono addirittura sbarre AL, AC, ci sono di tutti i colori. Quindi poi ci sono anche le forme di piastrelle, magari con una certa dimensione di spessore, di vario genere, addirittura da 0,05 fino ad arrivare anche a 2 cm. Ma guardate, ci sono addirittura le piastrelle pronte da mettere a terra se volete simulare le piastrelle, o articoli adatti a fare, per esempio, magari non solo le pavimentazioni ma anche i tetti. Quindi veramente straordinario. La Evergreen è specializzata proprio in questo e la usano quasi tutti gli autocostruttori di vario genere. Chi costruisce anche guardate, i tondini, le tubazioni che vi dicevo prima sono a innesto, possono essere innestati uno con l'altro per crearvi, che ne so, palificazioni, semafori e quant'altro. Raga, c'è veramente tanta roba nel modellismo che potremmo stare qua a parlare. Tra l'altro vi ricordo anche che quello che vi citerò in questo video secondo me è soltanto una piccola parte tra le più importanti. Ce ne sono altre di aziende, non ve le cito tutte perché veramente per chi magari sta appena cominciando lo potrei mandare in crisi. Queste sono le più commerciali e trovate più cose. Ce ne sono altre magari che però fate fatica a trovare in Italia anche nei siti, quindi è meglio magari evitare, perché quelle marche che vi sto facendo vedere vi garantisco che al 100% vi coprono tutto quello che vi serve per fare il vostro plastico. Comunque la Evergreen, raga, vi ripeto, Evergreen, cercatela, è qualcosa di fenomenale se amate autocostruire. Detto questo, passiamo alla prossima, Faller, e qui tirerei fuori un violino perché la Faller è stata una delle prime marche che io ho contattato quando ho aperto l'azienda, ma già da piccolo era quella che amavo tantissimo, perché la Faller fa veramente il mondo, ok? È inutile nascondervi, la Faller fa tutte le scale, ok, fa tantissime scale, perché le marche di scale superiori della Faller sono la Pola che fa la scala G,
ok, che vi permette di fare magari se avete treni da giardino. E poi abbiamo anche la sezione Car System, adesso andiamo a guardarla un attimo, ma dando un'occhiata velocemente alla scala H0, N, Z, quindi le classiche scale che usiamo nel modellismo anche in Italia, abbiamo il mondo, cioè veramente il mondo, e trovate anche qualcosa in italiano, quindi fa veramente tantissima roba la Faller, raga, è la numero uno secondo me. Allora, io dico la numero uno, ma non posso mettere, non mi sento di fare una classifica, perché non è il calcio, il Napoli, la Juve, cioè qui sono marche che veramente tra loro si assomigliano molto e hanno delle differenze per certi aspetti, ma sono tutte belle, quindi non me la sento di dare più forza alla Faller e meno forza alla Wager. Secondo me si equivalgono, solo che una magari ha la specializzazione sul fatto che ti fa trovare tutte le minuterie che ti possono servire per l'autocostruzione personale, mentre magari la Faller ti dà quei kit di montaggi mastodontici o addirittura commerciali. Per fare un esempio, la Faller adesso fa sempre delle cose di novità e si collega molto alle tendenze, quindi quando c'è stata la tendenza del McDonald's, la Faller è stata la prima a tirare fuori il McDonald's e quindi l'autocostruzione del McDonald's. La Faller fa delle cose, il castello della Romania, quindi quello di Dracula, cioè fanno delle cose molto particolari, prendono le licenze dalle varie case appunto che vengono ricreate in scala e fanno dei lavori bellissimi. Inutile farvi vedere che la Faller fa, ovviamente, oltre ai discorsi di edifici, fa tutto quello che è la vegetazione con un dettaglio da paura. I prezzi Faller sono abbordabili, ci sono delle cose popolari, fatte bene, dettagliate, e ci sono delle cose premium, oserei dire, che sono con dei prezzi veramente molto alti, ma quando poi andrete a vedere da vicino quello che vi sto dicendo, e magari faremo un video dedicato per ogni singola marca, come ho detto prima, vi accorgerete delle differenze. Però raga, giuro, la Faller è qualcosa di eccezionale. La Faller è specializzata veramente in tutto ciò che vi serve per il mondo del ferroviario specialmente, e soprattutto la Faller è la pioniera del sistema Car System, che è quello che vi permette di far viaggiare i vostri automodelli scala 1.87, quindi camion, macchine, automobili, ambulanze, polizia, eccetera eccetera, in digitale adesso, con sound eccetera eccetera, con addirittura centraline di gestione per poter vedere girare sul vostro plastico, oltre che al treno, anche le macchinine, mettiamola giù così, ed è una figata pazzesca. Ve lo farò vedere in un video dedicato, forse avevo già fatto qualcosa, però se non, nel caso lo rifacciamo, non mi costa niente perché amo fare queste cose. Ho parlato veramente poco della Faller, ma meriterebbe tantissimo, ma ne facciamo un video a sé. Passiamo a un'altra marca poco conosciuta in Italia, io ero rivenditore, la Eki. La Eki produce materiale assolutamente ed esclusivamente per ambientazioni, crea tutto quello che concerne la parte di vegetazione, quindi specializzatissima, dettaglio altissimo, fa solo quello e lo fa bene, quindi fa solo ed esclusivamente materiale proprio per la creazione dei paesaggi. Mette a disposizione tante tipologie di vegetazione, quindi tutta la nomenclatura degli alberi, dei fiori, insomma di chi più ne ha più ne metta, veramente tanta roba, e ci vorrebbe un mese solo a guardare il catalogo, ma è, per chi ama il vero dettaglio nei plastici per quanto riguarda l'ambiente, quindi la vegetazione, Eki ve lo consiglio veramente tantissimo, ma molto molto molto, veramente big. Ora passiamo a Kibri. Kibri, che cosa è successo? Proprio mentre io stavo per chiudere nei periodi finali della mia attività commerciale, inizialmente era Kibri, ok? Produceva sia kit di montaggio di automodelli sia ferroviari che veicoli agricoli e veicoli commerciali quali camion, tir, eccetera eccetera, e poi faceva anche treni, carrozze da autocostruire, ma soprattutto Kibri era specializzata anche in edifici, faceva anche gli edifici. Però poi nella fase finale mi ricordo che la Vollmer stava avendo problemi, probabilmente stava per fallire, e che cosa è successo? È stato assorbito, si è creato un unico marchio, che è quello che adesso vedete, che è Kibri, Vollmer, Viessmann. Sono tre marchi che una volta erano separati tra loro, invece ora sono tutti e tre insieme, e insieme hanno creato veramente un impero, perché Kibri, Vollmer e Viessmann vi mettono a disposizione edifici, specialmente Vollmer faceva delle cose straordinarie, prettamente tedesche, ma molto 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 dettagliate, zero italiano, ma quello che facevano era veramente il top. Facevano un sacco di cose stradivertenti. Una delle chicche della Vollmer era sicuramente la casa che prendeva fuoco, è stata creata da Vollmer inizialmente, poi Faller ha imitato e ha fatto il suo kit, però
insomma hanno sempre fatto degli edifici di altissimo livello, specialmente gli edifici per le città, quindi case di città in scala H0. Fanno anche stazioni ed edifici ferroviari generali, fermate, bla bla bla, e sono fatti veramente bene. Inoltre la Vollmer faceva anche la palificazione, che però insieme a Viessmann hanno cominciato a fare delle palificazioni, diciamo, fatte in un certo modo, dove avevi veramente, vedete adesso qui vi sto facendo vedere che avete tutte e tre le marche Viessmann, Kibri, Vollmer. La Viessmann era molto specializzata ed è specializzata in materiale elettrico ed elettronico per la gestione dei plastici, quindi per esempio ovviamente in tutte le scale, quindi non se ne faceva mancare una, e specialmente semafori e palificazione in generale di luci di allestimento delle città. Poi ovviamente col tempo si sono specializzati. Qui dobbiamo fare per forza un video a sé, raga, perché ha fatto veramente un sacco di cose. Io sono rimasto indietro, ho dato un'occhiata, e hanno fatto un sacco di cose stranuove che costano un botto, bellissime, l'ho viste, tipo per esempio le rincalzatrici a 420 euro che fanno il movimento col sound, fanno una cosa spettacolare, e dobbiamo andare a vedere nel dettaglio queste cose, raga. Faremo un video a parte. Per non parlare poi della parte LED, quindi illuminazione, sono stati sempre i pionieri di questa cosa e fanno delle illuminazioni molto particolari, addirittura anche illuminazioni da parete da mettere nelle case, illuminazioni da mettere all'interno degli edifici che vanno diciamo in sincronizzazione. Potete montarle con un gestore tipo Arduino che gestisce i tempi di accensione e di spegnimento dei vari appartamenti degli edifici che andate a lavorare, e fa veramente tanta roba. Fa la catenaria, quindi specializzata anche in appunto quello che facevano già una volta ma ora migliorata, sia per la catenaria di allestimento scenografico di base non diciamo alimentata, e sia alimentata. Chi ama ancora lavorare magari con la linea aerea lo può fare ancora con la Viessmann sicuramente. Poi tutta la parte della segnaletica, fanno veramente il mondo, quindi fanno tutti i tipi di segnali con i kit di montaggio, li potete anche autocostruire oppure li trovate già montati. Ne fanno veramente un botto, sono fatti strabene, ve lo garantisco. Io sono stato rivenditore ai tempi e mi sono trovato sempre bene, strabene. L'ho usata anche nei miei vecchi plastici, non ho mai avuto un problema. La Kibri, come vi dicevo prima, faceva e fa ancora tutto quello che è il mondo commerciale, quindi muletti, macchinari da utilizzo nelle fabbriche, container, gru, insomma fa veramente un sacco di roba, oltre che rotabili anche da ferrovia, da autocostruire oppure già costruiti, molto belli. E poi ragazzi, qua ovviamente Kibri è il dettaglio, è il top per quanto riguarda gli automodelli sia di ferrovie che stradali, diciamo. I prezzi li vedete, sono abbastanza abbordabili, tipo che ne so un trattore 25 euro, e sono veramente fatti bene, raga, quindi veramente vi offre tantissimo. Kibri, Vollmer e Viessmann dobbiamo aprire un capitolo a sé e parlarne veramente in separata sede, perché fanno delle cose assurde. La Viessmann comunque fa anche personaggi in movimento, quindi personaggi che lavorano, però forse qualcosa è stato assorbito dalla Faller, quindi li trovate lì, e anche dalla Preiser, perché anche la Preiser ha cominciato a fare qualcosa in movimento, se non sbaglio. Adesso andiamo a vedere, ci arriveremo tra poco. Comunque raga, di questo anche qui ne parleremo, di tutte le aziende che vi sto citando, continuo a dirlo, sarò ripetitivo, ma dobbiamo assolutamente andare a dettaglio, proprio a vedere all'interno, guardando bene bene ogni singola cosa, che cosa offrono veramente queste aziende. Passiamo a NOC, un'altra delle aziende secondo me che fa veramente veramente invidia, e comunque molto commerciale e diciamo a pari di Faller, è la NOC. Chi che non conosce la NOC, è la marca numero uno per quanto riguarda anche qui la distribuzione di materiali di costruzione dei plastici, perché ha veramente tanta roba. È molto più specializzata nei piccoli kit, nei piccoli scenari, chiamiamoli così, dove appunto loro creano proprio delle layout dove voi potete interpretare varie scene, come che ne so, personaggi in uno chalet, trovate lo chalet, personaggi, l'illuminazione, la vegetazione, la pavimentazione. Quindi NOC è diciamo introdotta in questa mentalità, non ha vastissima scelta di edifici come Faller, ma ha vastissima scelta invece di materiale per la costruzione dei plastici. Addirittura NOC è quella che crea anche plastici già pronti in resina, stampati, dove poi sopra potete continuarlo voi, eccetera, cosa che vi volevo proporre anch'io nel mio canale, ma ne parleremo più avanti. E poi ovviamente raga, la NOC
è specializzata per la creazione di manto stradale, e sia ferroviario che stradale, e soprattutto per l'intelaiatura dei nostri plastici, quindi la creazione di montagne. C'ha veramente l'impossibile, quindi fa veramente tanta roba. Trovate ancora addirittura il sughero, ma soprattutto trovate tutto quello che per l'intelaiatura è importante per il sostenimento del plastico. Poi fa veramente delle cose che mi piacciono molto, questi kit che sono praticamente marketing a tutto andare, ma sono belli, ve lo posso garantire. Io li vendevo tantissimi questi kit, dove contengono gli start set iniziali, tra virgolette, per cominciare a farvi il vostro scenario. Quindi l'occorrente che vi serve, tipo, facciamo un'ipotesi, questo qui poteva essere è un kit iniziale dove dentro con 324 euro trovate, diciamo, tutto quello che vi serve per autocostruirvi, o meglio costruirvi un vostro scenario montuoso. E qua dentro trovate tutto il kit per costruirvi tipo questo laghetto con la cascata, la casetta, e dentro nel kit trovate questo scatolone pieno di questi oggetti, ok? Dove dentro ci sono colle, erba, accessori per la creazione dell'acqua, per la creazione del terreno, eccetera. Infatti la NOC è la marca migliore per la creazione dei terreni, ve lo posso garantire, simile a Faller, ma la NOC veramente io la uso nel plastico che sto costruendo per Daniel, per esempio. Ho usato parecchio materiale NOC, specialmente per la stesura diciamo delle montagne. È molto leggero, un materiale cementizio molto leggero, non appesantisce il plastico e non si spacca, quindi è una figata. Ora passiamo a Pico. Come vi avevo detto prima, Pico solamente in questo caso per andare a vedere che sia in scala H0 che in scala G propone kit di montaggio per la costruzione di edifici che sono molto economici. Quindi attenzione per coloro che magari stanno appena cominciando, non vogliono fare diciamo errori e spendere troppo per cose che magari poi dopo non sanno se vanno avanti. Ecco, questo è il vostro caso. La Pico fa delle cose abbastanza accessibili a tutti, quindi i prezzi Pico per quanto riguarda l'autocostruzione, ora non parlo di queste grandi aziende qui che vedete, tipo questa fabbrica 41 euro perché è mastodontica, è gigante, ma volevo farvi vedere quello che sono i kit iniziali che vi propone quando cominciate il vostro plastico. Datemi tempo che li trovo, e sono proprio questi qua che vedete qua, 18 euro una stazione. Qua abbiamo per esempio uffici ferroviari 11 euro, una rimessa a 18 euro, la chiesetta a 18 euro, le casette a 11 euro, il benzinaio 16 euro, questa piccola sorta di chalet, chiamiamolo così, 18 euro, e piccole aziendine, piccole fabbrichette a 18 euro, 16 euro il negozio, eccetera eccetera. Quindi prezzi abbastanza abbordabili per tutti. Questi start set iniziali, addirittura questo qui vi vende a 39 euro. Due tipi di kit, trovate quello per la stazione, quindi trovate dentro la stazione, diciamo la zona di rimessa o comunque la zona di segnalazione, e poi c'è l'altro kit che abbiamo visto poco fa, che è quello di città, no? Quindi piccolo paesino con 4 casette, 2 villette, eccetera, tutto a 40 euro. Trovate 4-5 edifici dentro con 40 euro, la media di 10 euro l'edificio. Io li ho provati, sono abbastanza carini, li potete lavorare, poi li potete comunque verniciare e vi troverete sicuramente bene se non volete spendere tanto. Ci tenevo a farvi vedere questa parte di Pico proprio perché è quella che vi dà, diciamo, la possibilità di fare e divertirvi con pochissimo, veramente con pochissimo. Praser è l'azienda che produce assolutamente da sempre personaggi in scala H0, in varie scale, ma l'H0 ovviamente, la Praser è stracolma di personaggi di ogni genere, di tutto, passeggeri, personaggi che vanno a scuola, bambini, animali, soprattutto anche animali, quindi mucche, cavalli, pecore, tutto quello che vi serve per l'allestimento. Per esempio andiamo a dare un'occhiata veloce alle novità di questo periodo 2023. Se si riuscisse ad aprire in grande sarebbe, vediamo se riesco a scaricare qualcosa, date il tempo che si scarica, intanto guardiamo, ecco, forse si sta aprendo, sì, ecco, vediamo qualcosina di novità di quest'anno. Abbiamo questi personaggi qui, vedete il tipo che sta tagliando l'erba, il tipo col telecomando in mano davanti al televisore, persone che aspettano qualcosa, bambini che giocano, gente che lavora, i graffitari che vanno in giro a sporcare i muri. Insomma, ci sono veramente un sacco di cose strabelle, personaggi seduti, personaggi in piedi, e anche ovviamente situazioni particolari, quindi matrimoni, funerali, feste di paese, litigi, momenti intimi. C'è veramente tantissima roba che la Praser fa. Della Praser è inutile stare qui a discutere, potremmo stare a parlare fino a domani. C'è tutto quello che è il mondo appunto dell'animazione dei personaggi, quindi
figurini da mettere sul vostro plastico. Sono generalmente vendute in piccole scatoline che costano dai 10 ai 40-50 euro in base a quello che c'è dentro. Ci sono vari assortimenti, addirittura fa anche personaggi che vengono venduti grezzi, quindi diciamo da pitturare, e li potete personalizzare come volete. E poi vengono ovviamente venduti tutti i tipi di personaggi che possono essere militari, personaggi addetti ai lavori di vario genere, pompieri, polizia, carabinieri, eccetera eccetera eccetera. Finiamo questo video, come detto, in America. Woodland Scenic, anche questa è una grande casa produttrice di genere del mondo del modellismo ferroviario. È stata una marca che ho rivenduto per un certo periodo, mi ritrovavo bene con i kit in polistirolo della Woodland Scenic che servivano per creare diciamo salite nei plastici. Fa veramente delle cose che secondo me in Europa sono ancora poco comprensibili, ma sono delle figate pazzesche. Gli americani hanno un modo diverso di fare il plastico da noi, un giorno di questo ne parleremo, però ve la faccio vedere lo stesso perché la Woodland Scenic secondo me fa delle cose che possono servirvi, fa dei dettagli particolari, specializzata anche in creazione di terreni con tanti kit, tutto in polistirolo come vi dicevo prima. Questi sono i kit che vendevo io, proprio questi che state vedendo adesso, pieghevoli a incastro per crearvi il plastico leggero. Di questo ne parleremo con i prossimi plastici che andremo a costruire in questo canale. Come vi ho promesso, lavoreremo molto col polistirolo, quindi compreremo tutti questi aggeggi che ci serviranno per la costruzione dei plastici. Ovviamente fanno degli edifici in stile americano, quindi non so, se qualcuno di voi vuole fare una rappresentazione americana trovate anche cose per il Far West, quindi delle cose particolari. Anche di questa marca magari ne parleremo in un video dedicato. Volevo farvi vedere che è specializzata anche nella creazione di acqua per fare creazioni di fiumi, mare eccetera eccetera, o ruscelli o cascate. E poi molto bello il fatto che vendono i kit, i layout, dove tu puoi all'interno trovare vari caseggiati, tipo questo per esempio. Se volete fare una rappresentazione degli Stati Uniti lo fate, e ovviamente trovate qualcosa in Italia in vari siti, ma fate prima comprare direttamente la Woodland che spedisce dall'America, ci mette un mese circa a mandarvi il prodotto, spesa di almeno $200, ma vi fa avere un sacco di roba. Quello che amo della Woodland Scenic è sicuramente il pietrisco, la massicciata che è fatta in un modo molto particolare, i colori mi piacciono tantissimo. La Woodland Scenic è quella che ha portato in Europa la prima i kit, o comunque meglio chiamati i pennarelli, per diciamo invecchiare i binari. Li vendavamo, questi qui costavano tipo 10 euro, una roba del genere. Una cosa che mi piaceva molto della Woodland erano questi diciamo kit per la massicciata. Io uso, sapete, spesso l'eolite, o comunque potete usare anche il sughero, ma gli americani usano questo tipo di materiale molto spugnoso, molto bello, insonorizza tantissimo e crea veramente una bella situazione. Io li ho venduti per un certo periodo, ma ho visto che li ha fatti anche la NOC, ma questi americani sono molto meglio, ve li consiglio. Bene, anche la Woodland sicuramente ne faremo un video dedicato, perché parleremo di grandi cose da poter fare per quanto riguarda sia il mondo americano ma anche il nostro, sfruttando alcuni articoli che vendono loro che magari in altre marche europee non trovate. Bene, per adesso questo video finisce qui, ci vediamo al prossimo video inerente al mondo delle ferrovie, quindi ai rotabili e ai binari, e parleremo delle migliori marche di quell'ambito. Quindi questo video era dedicato all'autocostruzione o al kit di costruzione per la creazione del plastico, quindi edifici, illuminazione, vegetazione, personaggi e quant'altro. Spero vi sia stato d'aiuto. Se volete farmi altre domande scrivetemi pure qua sotto, cercherò di rispondervi, oppure farò un video dedicato per rispondervi magari in maniera generica. E per adesso è tutto, grazie per avermi seguito fin qui, un abbraccio e alla prossima, ciao!